Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Proseguiamo oggi il nostro viaggio fra i castra longobardi citati da Paolo Diacono con quelli di Nimis e di Artegna. Nel video precedente abbiamo avuto una breve introduzione su quali fossero i castra, questi fortilizi citati da Paolo Diacono in occasione della sortita avara all'inizio del VII secolo. Il primo che incontriamo sulla strada che da Cividale porta verso poi la strada principale che va a nord è il castrum Nemas. Tradizionalmente il castrum Nemas viene da sempre identificato con il comune attualmente noto come Nimis, nella fascia collinare del Friuli. La principale difficoltà rispetto a questo castra è in realtà identificare il luogo preciso su cui sorgesse. Alle nostre spalle potete vedere la facciata della chiesa di San Gervasio e San Protasio, una delle chiese più antiche del Friuli e all'interno della quale le indagini archeologiche hanno dimostrato la presenza di una struttura di VI-VII secolo. Purtroppo non abbiamo prove che sia effettivamente la sede anche del castra. Altre ricerche si sono spostate sui monti, sui bassi monti alle nostre spalle, alla nostra destra in realtà, dove sono presenti altre strutture di epoca alto medievale, come la chiesa di San Giorgio, o meglio, come quelle riscontrate sull'altura dove sorgono i resti della chiesa di San Giorgio. Ma anche in questo caso non abbiamo tracce specifiche che ci facciano dire con certezza che lì sorgeva il castra. La posizione della chiesa di San Gervasio e San Protasio in realtà è molto adiacente alla strada che arriva da Cividale, che passa proprio qui sotto la chiesa. Dopo ve la mostreremo in alcune riprese così mute, però talmente vicina da essere poi difficilmente difendibile, forse. Al contrario, il colle sopraelevato, diciamo di San Giorgio per comodità, è molto ben difendibile, ma piuttosto lontano dalla strada e quindi difficilmente utilizzabile per monitorarne invece il traffico o i passaggi. Purtroppo non abbiamo elementi che in altri contesti dei castra longobardi citati da Paolo Diacono in Friuli ci danno degli indizi finali, conclusivi. In particolare non abbiamo delle tombe che con dei corredi particolarmente ricchi ci facciano intuire la presenza di un'elite militare in loco. Pare che fossero stati trovati delle sepolture all'interno della chiesa di San Gervasio e San Protasio, variamente attribuite come datazione, ma che siano state rimosse ancora nel XIX secolo e che quindi non si abbia oggi alcuna informazione riguardo alla loro precisa datazione, ma solo alcuni riferimenti al fatto che la muratura dei vani potesse essere riferita più all'VIII che al IX secolo, quindi siamo ancora nel vago. Quindi ecco, il castrum Nemas era probabilmente qui, ma di certo non lo sappiamo ancora. Riguardo a questo sito non vi forniamo i soliti libri, ma alcuni link in descrizione, link principalmente ad articoli relativi alla presenza appunto dei fortilizi nella fascia orientale friulana. Come sentite la strada è anche piuttosto trafficata, e in particolare una tesi di laurea triennale molto recente che approfondisce proprio la ricerca del castrum Nemas, con la quale, se avrete voglia, potrete così approfondire tutti i passaggi, tutte le varie identificazioni che gli sono state attribuite negli ultimi decenni. Ci spostiamo adesso ad Artegna, ma non prima di aver scorso un pochino il paesaggio di Nimis.
Eccoci qui. Come promesso ci siamo lasciati a Nimis per ritrovarci poi ad Artegna, il secondo dei castra che abbiamo deciso di visitare fra quelli citati da Paolo Diacono in relazione all'avanzata Avara all'inizio del VII secolo. Il castelletto che vedete alle mie spalle non è ovviamente un maniero di epoca longobarda, è tardo medievale e restaurato in maniera massiva in seguito al terremoto del 1976, ma è il simbolo attuale del Colle di San Martino qui ad Artegna e la sede di una piccola esposizione proprio sui reperti trovati qui sul colle, alcuni elementi di cintura, dei ferri da cucina, ovviamente l'immancabile fibula S di tipo longobardo. Ma la parte del colle che veramente ci interessa si trova in quella direzione. Quella che ora vedete alle mie spalle è definita come la cisterna del castrum. È una cisterna per l'acqua che in realtà non è stata utilizzata con questa funzione molto a lungo. Sappiamo che in breve tempo perde la sua funzione originaria e viene riutilizzata, gli viene creato una nuova copertura e non sappiamo se diventi un vano di uso abitativo o un rifugio per animali. Fatto sta che sorge proprio accanto alle grandi mura realizzate fra la fine dell'età tardo-antica, il periodo bizantino e goto e la presenza longobarda. Quindi il colle di San Martino che interessa a noi è appunto quello alle nostre spalle. Qui sotto potete vedere che si stanno ancora svolgendo gli scavi che normalmente vengono portati avanti annualmente. Quest'anno con la questione del Covid non sappiamo bene come andrà. Questo sito continua quindi a essere indagato da circa una ventina d'anni e a differenza di quanto detto a Nimis, qui abbiamo la certezza di un sito fortemente militare e militarizzato e quindi facilmente identificabile con il castrum citato da Paolo Diacono. Il dubbio, o quantomeno il quesito a cui non si è ancora trovata risposta ma che si sta cercando, è quello di dove sorgesse effettivamente poi l'abitato. Qui lo spazio sul colle è molto limitato, è sicuramente molto ben difendibile e molto ben difeso, si stanno indagando qui sotto delle grandi porzioni di mura piuttosto imponenti per un contesto così piccolo e geograficamente posizionato all'incrocio visivo degli altri due castra di Gemona in quella direzione e di Osoppo in quella direzione. Li visiteremo ovviamente nei prossimi video. L'abitato longobardo e anche la necropoli longobarda, se esisteva, di Artegna non c'è ancora nota. L'attuale abitato di Artegna si stende ai piedi del castello, ma il suo centro storico è qui sotto, in quella direzione. Sono state ritrovate delle tombe longobarde in distanza intermedia fra qui e Gemona, nell'abitato di Godo, che prende nome peraltro dai Goti, ma ancora non si è identificata la sede effettiva di dove fosse l'abitato. Forse sotto quello attuale, chi può dirlo? Per adesso non lo sappiamo. Quindi la grande differenza rispetto al sito che abbiamo visitato a Nimis è la quasi totale certezza, perché ovviamente non è stato ritrovato nessun documento che attesti l'identità fra le affermazioni di Paolo Diacono e questo sito con le sue caratteristiche, ma le caratteristiche, il nome e la collocazione lungo la linea di difesa della strada che corre qui sotto, che poi porta al Norico, lo rende il candidato ideale per essere il castra di Artegna. In particolare parlavamo della strada. Qui si congiungono più strade, sia quella che arriva da Forum Iuli, quella che sale da Aquileia e attraverso l'altra linea dei castra, quella che arriva da Concordia. Quindi era una zona di incrocio molto importante e in effetti 3 più 1, 4 dei castra citati si condensano in una zona molto ristretta. Bene, vi lasciamo con questo punto con l'assolito consiglio bibliografico, mentre per Nimis abbiamo fatto riferimento al sito di accademia.edu, per Artegna torniamo a una collana che ci è nota e familiare,
Archeologia barbarica, Studi longobardi, volume 1, perché al suo interno Luca Villa, l'archeologo che ha diretto e che dirige gli scavi in questo sito, e non solo, in diversi siti della Pedemontana friulana, poi appunto quando andremo a Osoppo anche lì incontreremo il suo lavoro, in questo volume, dicevo, è presente uno dei suoi articoli che si occupa proprio del castrum di Artegna in relazione al Friuli longobardo e ovviamente anche ai riferimenti che Paolo Diacono fa degli altri castra. Bene, allora alla prossima, dalla Fara e da Fuz, Mandi!